Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami i pesci e le tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2025. Ok. Wow, abbiamo la carta degli amanti e la carta del sole, ragazzi. Maggio preannuncia essere un mese piuttosto bello, intenso. Diciamo che vederla così potrebbe essere, questo sole potrebbe essere il frutto dell'amore. Quindi se siete in un momento dove state cercando dei figli, maggio potrebbe essere un buon momento. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e poi c'è anche il link al video del seminario di approfondimento delle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di maggio per voi amici dei pesci. Iniziamo con un 8 di pentacoli, la giustizia, il carro, la forza, 9 di coppe, abbiamo un cavaliere di coppe, imperatrice e 3 di spade. Le carte non sono male, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi potrebbero esserci dei messaggi sciolti tra di loro, dopodiché andiamo a vedere settore per settore. Quindi l'amore, il lavoro, la famiglia, l'economia e via dicendo. Partiamo da questo 8 di pentacoli, è una carta che mi indica una certa stabilità, perlomeno all'inizio del mese di maggio. 4 di pentacoli. Sì, è come se foste ben concentrati sulla vita di tutti i giorni, su quello che potrebbe essere il lavoro, piuttosto che quello che c'è da fare, da organizzare. C'è anche una luna. Datemi una carta per la luna. Amanti. Va bene, parcheggiamoli un attimo l'informazione, poi ci ritorno. Andiamo a vedere la giustizia. Cavaliere di coppe, che è una carta che si ripete. Guardate ragazzi, a vederle così le carte, credo che molta energia sarà impegnata nella sfera emotiva, relazionale e di coppia soprattutto. Abbiamo cavaliere di coppe e forza. C'è la giustizia, quindi nel mese di maggio potrebbe esserci qualche tema burocratico o qualche tema legale da dover affrontare. Se non è il vostro caso, la giustizia mi parla semplicemente di regole che devono essere per qualcuno messe e per qualcun altro, ma non so perché già le seguite le regole con l'otto di pentacoli. Io ho come l'idea che ci sia una regolarizzazione di qualche cosa. Tenete presente che la giustizia è una carta che parla anche di contratti. Abbiamo poi anche il carro, per qualcuno si può trattare di una situazione lavorativa, perché
L'otto di pentacoli parla di lavoro, anche se poi effettivamente abbiamo due volte la carta degli amanti, due volte il cavaliere di coppe, quindi andiamo a vedere il carro. Allora, abbiamo un fante di pentacoli e un re di coppe. Il carro indica un movimento, uno spostamento, il fare una scelta o il dare una certa direzione a una situazione o ad una relazione. Io qui sento che potrebbe esserci come qualche dubbio, considerata anche che abbiamo qua la luna, mi viene da dire se stare così nella vostra, tra virgolette, zona di comfort, zona sicura, oppure se muovervi verso altro. Andiamo a vedere la forza, perché di nuovo è una carta che si ripete. Regina di spade. Sì, è come se non avesse ancora le idee ben chiare su quale sia il movimento da fare dopo questa offerta. Vi dico che avete due volte il cavaliere di coppe, quindi potrebbe essere una proposta di contratto, una proposta di regolarizzazione, per qualcuno una proposta di lavoro, adesso poi lo andiamo a vedere nel dettaglio, per qualcun altro potrebbe essere una proposta di tipo relazionale, considerato che abbiamo due cavaliere di coppe, potrebbe proprio essere la proposta dell'innamorato o dell'innamorato. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Regina di bastoni, appeso e re di bastoni. Wow! C'è un forte appagamento con questo 9 di coppe, potrebbe essere nella vostra coppia re regina di bastoni romantica, quindi con il o la vostra partner, o potrebbe anche essere una questione, ah no scusate, questo è pentacoli, questo è bastoni, oppure potrebbe essere una questione anche lavorativa, come vi ho accennato prima, dove c'è effettivamente un qualche tipo di soddisfazione, di appagamento con questo 9 di coppe. Diciamo che tutto sommato non va male, però c'è anche un appeso. E qui sento che è come se le cose fossero un po' lente, vedendo anche l'otto di pentacoli mi viene in mente come se le cose fossero un po' rutinarie, un po' piatte, se vogliamo. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. 9 di coppe nuovamente e temperanza. Io ho come la sensazione che vi arrivi, perché tenete presente che la carta degli amanti è una carta che parla anche di accordi, di compromessi, di unione, di armonia. Qui abbiamo anche la temperanza ed è anche questa, come il carro, una carta che ci parla di scelta. Quindi io ho la sensazione che qui vi propongono effettivamente qualche cosa che può fare riferimento a un viaggio, a una scelta, anche al comprarsi una macchina, per esempio, dove voi sì, così state bene, però è un 9 di coppe, non è proprio un 10, e quindi è come se ci fosse questo pensiero del ok, andiamo verso l'espansione con questa imperatrice, andiamo a vederla. Torre e 6 di spade, infatti. Qui ragazzi cadranno delle forme pensiero che avete mantenuto fino ad adesso per permettervi di espandervi. Vi dico che qui avete l'imperatrice, se all'inizio ho accennato il fatto che maggio potrebbe essere un buon mese per cercare figli, con l'imperatrice ve lo confermo. Andiamo a vedere il 3 di spade. 3 di spade, 5 di bastoni, 6 di coppe. Datemi una carta per il 5 di bastoni. Cavaliere di pentacoli al contrario. È come se questa proposta fosse una proposta che effettivamente vi fanno, è una proposta di un certo spessore,
però eh, ho la sensazione che, come vi posso spiegare? Come se maggio servisse per capire che tipo di accordo si può fare, che tipo di strada si può prendere, più che il già prendere questa strada, ragazzi. Dunque, andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dal lavoro. Devo dire che è un mese piuttosto benedetto sul lavoro. Se siete senza lavoro, avete la carta della giustizia, sento che effettivamente potrebbe arrivare qualche accordo, qualche anche contratto per qualcuno, ma sinceramente per adesso lo vedo per pochi. Tutto sommato, voglio dire, c'è la possibilità che qualcosa inizi. Ho l'idea che maggio potrebbe essere un buon mese per prendere contatti, per iniziare a mandare curriculum, magari non ancora per iniziare, ok? Però è un inizio, se vogliamo, di quello che è un'espansione. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, ragazzi, anche per voi sento che le cose, insomma, tutto sommato, fileranno abbastanza bene. L'unica cosa che vi posso dire è di stare lontani o perlomeno confondervi con la tappezzeria per quello che riguarda i vostri colleghi. Cioè, mantenete un profilo basso, mm, cercate come vi posso dire? Sì, di confondervi con la tappezzeria. Non intromettetevi in discussioni o cercate di rimanere neutri nel caso si formino diverse fazioni all'interno della vostra azienda o settore, insomma, come un'idea che potrebbero esserci delle tensioni, ma non tanto per voi. Voi cercate di rimanerne fuori, ecco. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, devo dire ragazzi che anche per voi è un buon mese per creare nuove collaborazioni, nuove conoscenze più che tutto, per appunto impostare, eventualmente sarà nel mese di giugno, collaborazioni fruttifere. Vi dico che si va comunque verso l'espansione, La carta degli amati, come vi dicevo, fa proprio riferimento a quelli che sono gli accordi. E qui abbiamo anche un'imperatrice che mi dice di qualche cosa che si sta gestando, che si sta creando, immaginando, pensando, organizzando. Ehm, per quello che riguarda la situazione economica, anche qui ragazzi devo dire che insomma andrà piuttosto bene. Mm, potrebbero anche arrivare dei premi per qualcuno, vi dirò. Quindi come dei soldi extra. Non sento che siano vincite. Mi fanno vedere un negozio dell'usato, quindi è come se o decideste di vendere cose che non vi servono più, o qualcuno volesse una vostra attrezzatura, una vostra strumentazione, magari un vostro servizio, e vi desse dei soldi in più rispetto allo stipendio che prendete normalmente. Cioè un qualche cosa extra al vostro lavoro abituale, ecco, mettiamola così. Parliamo adesso dell'amore, ragazzi, che è secondo me il settore un po' più succulento. Perché? Perché abbiamo due volte la carta degli amanti e due volte il cavaliere di coppe. Quindi qui secondo me amore ci cova, invece che gatta ci cova. Perché? Allora, partiamo da chi non ha nessuno. Io sento che effettivamente, diciamo dall'oggi al domani, potreste trovarvi davanti ad una proposta che neanche voi sapete bene da che parte arriva, neanche voi vi siete resi conto che magari questa persona provava interesse per voi. Per qualcuno potrebbe essere un collega, una collega, un capo, ambiente lavorativo, non lo so, qualcuno che incontrate al bar sotto al posto di lavoro dove magari andate tutti i giorni, cioè è un qualche cosa che ruota intorno al lavoro. E devo dirvi che secondo me questa persona viene con certe intenzioni ben specifiche, cioè ho l'idea che sia una persona che vi sta tenendo d'occhio da un po' di tempo ed è come se Maggio gli desse un po' questo coraggio, questa forza
buttarsi, di farsi avanti. Mm? Poi mi direte nei commenti. Io credo che sia una persona che conoscete da parecchio tempo anche. Potrebbe anche essere una persona, un vostro superiore o dipendente, adesso dipende da che parte state. Però secondo me ho la sensazione che a un certo punto non possiate credere che questa persona viene proprio lì da voi. Mm? Tenete presente che la carta degli amanti è anche una carta che mi parla di amor proprio. Quindi potrebbe, diciamo, esserci una certa lentezza nell'evoluzione della situazione perché voi non lo credete tanto, non credete sia possibile questo corteggiamento, mettiamola così. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, che hanno qualcuno in testa, allora, sento che le cose prenderanno una piega diversa, ben più costruttiva, ben più definita, con più intenzione, con un'intenzione maggiore, come vi posso spiegare, come se le cose fossero ben definite. Ragazzi, vi dico che con due volte gli amanti, la giustizia e due volte il cavaliere di coppe, per qualcuno potrebbe arrivare una bella proposta. Ora, potrebbe essere una proposta di matrimonio in comune, questo ve lo dico, se ve la state aspettando, se è tanto che uscite con il vostro o la vostra partner, insomma, potrebbe esserci come un tema lì intorno. Potrebbe esserci una proposta di comprare casa o proprio di mettere su famiglia, se è tanto che appunto. E io credo che sia una cosa che a voi non lo so, ho come la sensazione che non sia ancora un tema che la vostra testa abbia affrontato del tutto e che quindi questo vi crei un po' di confusione. È come se prendeste tempo per certe decisioni importanti, però vi dico che arriveranno offerte, proposte di un certo spessore. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione extra, vi devo dire che le cose sono piuttosto stantie, ragazzi, non si muoverà più di tanto. C'è effettivamente con questo cavaliere di coppe qualche passo in avanti da parte dell'altro, però ho anche l'idea che da un lato vi dia, dall'altro vi tolga. Quindi è come se poi alla fine le cose non si muovessero in avanti più di tanto, eh? Cioè con due di pentacoli, come l'idea che potrebbero esserci comunque degli alti e bassi. Quello che vi posso dire con la carta del sole è che diciamo che questa chiacchiera del cavaliere di coppe, questa conversazione, porterà alla luce varie cose, non necessariamente negative, però ecco, è come se riuscisse ad avere un'idea più ampia poi della situazione. Per chi è in una relazione, ragazzi, che non va più tanto bene, ehm, anche qui sento che potrebbero esserci come dei tentativi di rimettere a posto le cose. Vi dico, secondo me c'è qualche possibilità di ripristinare l'armonia di prima, ma dovete uscire dai conflitti, dovete uscire da questo 5 di bastoni. Il 5 di bastoni è una carta di persone che stanno litigando per delle sciocchezze, per delle cose che si potrebbe tranquillamente lasciar stare. Quindi è un po' come se vi consigliassero di non badare troppo ai dettagli, insomma, in questo momento. Mm? Se parliamo di persone che sono intorno a voi, quindi famiglia, amici, colleghi, potrebbe esserci una visita, secondo me, da parte di qualcuno nel mese di maggio, o voi potreste visitare qualcuno nel mese di maggio. Però ho anche la sensazione che sarà un momento, ehm, per qualcuno potrebbe essere necessario dover effettuare una scelta effettivamente. Diciamo che se si trattasse di famiglia potrebbe essere una scelta per quello che riguarda i figli, ragazzi.
Credo che abbiate come bisogno di sviluppare un po' più di fiducia nei confronti dei figli. Se parliamo della vostra salute psico-emotiva del mese, sento che acquisterete potere personale, ragazzi, come se ehm, puliste un po'. Qui abbiamo i 6 di spade, la carta della torre, qui abbiamo un 3 di spade, c'è proprio come una pulizia di certi pensieri. Vi ricordo che 6 di spade è la carta delle credenze limitanti, e proprio per ritrovare il vostro potere personale, per spostarvi in avanti, per muovervi. Ma io credo che molto lo farà questo accordo, questo contratto, questa regolarizzazione che ci sarà, vi darà come più sicurezza in voi stessi. Fatemi sapere poi a che cosa fa riferimento questa giustizia per voi. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, così vi do qualche suggerimento in più. Allora, ragazzi, questa potrebbe essere una difficoltà che state vivendo in questo momento. Perché mi è difficile rialzarmi in piedi? Oh, wow! Effettivamente il 9 di coppe ce l'avete 2 volte, è una carta che si ripete. È una carta che a volte parla anche di pigrizia. Quindi pigrizia nel senso buono, se vogliamo, però c'è anche la temperanza che indica una sorta di lentezza. Però è vero anche che qui avete... Ah no, c'è anche l'appeso. Sì, credo che ci sia una sorta di fermo in questo momento da parte vostra, in qualche settore della vostra vita. Magari vorreste di più. Vi dico, si parte da un momento di routine. E qui invece con l'imperatrice c'è come un'espansione, un crollo delle vecchie certezze e un'espansione. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho paura di disturbare. Quindi qualcuno potrebbe far fatica ad uscire dalla situazione, diciamo abitudinaria che ha, rutinaria, perché magari non sapendo bene da che parte andare, ha bisogno di chiedere aiuto a qualcuno e non vuole disturbare, non vuole essere tipo di intralcio. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere adesso. Vivo il momento presente e la mia decisione non si fonda su una paura o una presenza del passato. Wow! Quindi è come se qualcuno avesse imparato nel passato che non bisogna disturbare. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere ancora qualche oracolo per darvi qualche suggerimento in più. Oh, che bello! Apprezza tutto. E qui abbiamo un uovo. Un uovo come simbolo di fertilità, ragazzi. Lezione di oggi. Afferma: la mia vita è perfetta, senza dubbi né aspettative. Apprezza tutto scusate, tutto quello che forma parte della tua vita. L'obiettivo: impara che il modo di mettere in cammino il cambio è benedire e sentirsi grato, incluso per le cose più difficili che ci succedono. E restare nel clima della gratitudine quando ci succedono i momenti torre non è mai bello, ragazzi. Non è mai bello. Tenete presente che sì, questa luna può essere un po' pesantuccia effettivamente, ma sento che il mese vi aiuterà a rinforzare il vostro potere personale, come vi dicevo. Per qualcuno può anche far riferimento a una scelta per esprimere la propria essenza, per esprimere il proprio sé, il proprio bambino interiore, se vogliamo.
Ok, andiamo a vedere la fatina, una fatina. Riconciliazione. Qui ragazzi sapete, adesso dipende, tra l'altro è quasi la stessa immagine. Potrebbe essere una riconciliazione romantica magari per qualcuno, affettiva per qualcun altro, tra parenti e familiari per qualcun altro ancora, però vedendo l'immagine quello che è venuto a me è come riconciliare le due parti di voi, che potrebbe essere quello che dice l'angioletto e quello che dice il diavoletto, e dall'altra parte quello che dice il cuore e quello che dice la mente. Fatemi sapere come vi risuona questa lettura. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi scrivete una mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente, ragazzi, potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, chiaramente in modo un po' più generico, però tratto già vari punti che possono darvi ehm, come quell'input per iniziare a far fare crack al vostro modo di pensare. Ci sono anche temi di metafisica, di esoterismo, insomma, se volete dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e così vedete i titoli e vi rendete conto. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!